Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati o benvenuti al solito appuntamento con le news della settimana su Peppe Varca Collectibles. So che cosa state pensando, avete notato un cambiamento rispetto agli ultimi video in questo bellissimo visino dai lineamenti gentili? Ebbene sì ragazzi, c'è stato un ritorno alle origini, ho accorciato leggermente la barba, non vedo altro di particolarmente rilevante. Benvenuti di nuovo, news della settimana, una settimana abbastanza intensa, ma prima di cominciare vi chiedo cortesemente ragazzi di mettere mi piace al video, di iscrivervi, non ve lo chiedo mai, lo sapete, però ultimamente vedo che i mi piace sono sempre lì stazionari, invece dai, Dio buono, datemi un po' di supporto che mi viene più voglia di fare questi video idioti per voi. Adesso veniamo alle news effettive, cominciando come sempre con Hot Toys, settimana all'insegna di Aliens, il seguito del primo film del 1986, questo film del 1986, con il suo Alien Warrior che avevamo già visto in occasione del Comic Con, quindi non è stata una grande sorpresa, però è arrivato finalmente l'annuncio ufficiale. Sempre un gran bell'alien con una novità abbastanza importante perché braccia e gambe sembrano essere seamless in silicone. Abbiamo due bocche intercambiabili e la cosa che ha fatto più scalpore di questo annuncio, anche se poi è arrivato subito dopo l'annuncio altrettanto importante, è quello di Ellen Ripley che vedremo fra un istante. Adesso ci soffermiamo un secondo su questo alien di cui assolutamente non ho nulla da dire di particolarmente rilevante. Se voi avete notato qualche dettaglio, ragazzi, magari scrivetemelo qui sotto nei commenti. Qui troviamo le varie differenze di altezza. Io continuo a preferire, però è mio gusto personale, l'alien, lo xenomorfo di Romulus, oppure il Big Chap, quindi il primo grande alien, però qui diciamo che ci sono delle innovazioni tecnologiche, se così vogliamo chiamarle, che rendono altrettanto appetitoso questo Alien Warrior. Versione standard e deluxe, in quella deluxe c'è questa basetta molto carina con l'uovo di xenomorfo. Ecco qui le braccia in silicone senza soluzione di continuità e quindi nient'altro da dire ragazzi, non so quanti di voi saranno interessati a questo recupero, io sinceramente ve lo dico, passerò. 40 anni quindi di Aliens e Movie Masterpiece 899, siamo quasi al 900, ma forse la replay sarà al 900, lo scopriremo adesso. 38 cm e mezzo d'altezza, quindi preparatevi a fare spazio in collezione, 20 punti di snodo, uscita l'anno prossimo, secondo, terzo trimestre del 2027. E veniamo adesso all'annuncio vero e proprio, sempre dedicato ad Aliens, questa volta di Ellen Ripley, una 2.0, che sinceramente non mi fa tanto 2.0. Disponibile in tre versioni, versione standard, versione deluxe e versione artisan. Che vi devo dire ragazzi? Sicuramente apprezzo le braccia seamless, però i polsi non lo sono, somiglianza con l'attrice che sta facendo un po' discutere, secondo me c'è, ma non è perfetta come tante delle ultime creazioni dell'azienda. E per il resto io non ho molto da dire, sinceramente. Questa versione standard, quindi con i capelli standard o deluxe comunque, non la versione artisan, quello intendo, con i capelli scolpiti, secondo me non è male, poi vedremo anche l'artisan a breve, e ho veramente poco da dire. La somiglianza purtroppo c'è, non c'è, ovviamente mi ricorda l'attrice, ma non è perfetta. Adesso andremo ovviamente sempre sul profilo di Six Scale Treasures per vedere effettivamente i paragoni. In alcune foto sembra davvero buona, sempre che non ci sia un downgrade poi in fase di uscita, intanto ho tirato un missile sullo schermo, e per il resto, raga, che dire, avrei gradito qualcosina in più per una 2.0 di un personaggio così atteso, così iconico per i fan del brand e per questo 40° anniversario. Mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca, ecco, se posso dire.
Voi non so che cosa ne pensate e ovviamente, come sempre ragazzi, fatemelo sapere. Parliamo del Movie Masterpiece 895, quindi non era il 900 come immaginavo, e 30 cm di altezza, 18 punti di snodo, anche questo secondo terzo trimestre del 2027. Andiamoci a vedere un attimo la versione Artisan, che è più carina, ok, il capello un pochino più voluminoso, sì, ci può stare, però secondo me ragazzi, se siete decisi a prendervi queste LR Replay, non andate sull'Artisan, risparmiatevi sti probabilmente 100 euro di differenza e andate con la normale, perché questa tipologia di capigliatura secondo me alla fine è gradevole anche scolpita. Ovvio che l'Artisan ha tutto un suo fascino eccetera, però raga, risparmiatevi sti soldi secondo me. E in questa versione Artisan ovviamente è equiparabile alla Deluxe, quindi c'è anche l'uovo di xenomorfo e tutto il resto, accessori niente di che, c'è il lanciafiamme con la bandoliera, mani di ricambio eccetera eccetera, il fucile ragazzi, non c'è molto di cui discutere. Carina, molto carina da certi punti di vista, però vi ripeto, a me non convince proprio al 100%, avrei gradito qualcosa di più, forse a livello proprio della mascella, un pochino proprio i segni, il mento, c'è qualcosa che non la rende perfetta, però raga, la perfezione, lo sappiamo, non esiste né esisterà mai. Andiamo su Six Scale Treasures, profilo che vi invito a seguire su Instagram perché porta sempre contenuti molto carini proprio riguardo questo mondo delle 1 a 6 e fa spesso questi confronti tra il prodotto rilasciato dalle aziende e l'attrice vera e propria nel ruolo che interpreta nel film dedicato, film, serie tv, videogioco, quello che è insomma. E qui vediamo già le prime differenze, anche se l'angolazione ovviamente è differente. E ecco, quello che vi dicevo probabilmente appunto è proprio la linea del mento e della mandibola ad essere leggermente diversa, un pochino cannata da Hot Toys, anche qui si vede un pochino di differenza, insomma ragazzi, a voi le conclusioni, ecco, qui è parecchio più evidente la cosa, quindi e comunque rimane un pezzo carino, soprattutto per chi voleva un LR Replay dopo tanti anni rispetto alla 1.0, ma si poteva fare decisamente di più. Spostiamoci adesso sulla tanto amata e venerata in alcuni casi In-Art, che però, come dar torto a chi lo fa, perché non ne sbaglia una. In un periodo secondo me sbagliato, poi un periodo sbagliato per In-Art è un po' ogni pezzo che fa è un po' il GTA 6 della situazione, a quanto pare, però diciamo che ci si aspettava qualcosa su Supergirl, i tempi sarebbero stati maturi per far vedere una Supergirl e un lobo, appunto, già ne abbiamo parlato nel video precedente, invece In-Art si tira giù i pantaloni e ci mostra così, completamente a cazzo di cane, un hit, un Pennywise da Welcome to Derry, dalla prima stagione della tanto amata serie. Ed è ovviamente, come sempre, un pezzo di Cristo. È bellissimo, non c'è assolutamente niente da dire. Chi ha già la vecchia versione potrebbe apprezzare o meno questa nuova tratta dalla serie, ma comunque rimane un bel pezzo anche il vecchio Pennywise di In-Art. Qui siamo davanti comunque, secondo me, a un upgrade abbastanza evidente, abbiamo il collo, diciamo, intercambiabile, quello sporco di sangue e quello invece clean, così come una seconda testa, anche questa sporca di sangue ed una clean, sguardo della Madonna, bellissimo. Abbiamo il solito palloncino e In-Art ci ragguaglia rispetto al nuovo body che dice di aver utilizzato per migliorare quello che è il posing e quant'altro, così come i tessuti del vestito. Non avevo dubbi su questo, sinceramente. Qui abbiamo un sommario di quello che ci sarà all'interno della scatola del nostro Pennywise, che secondo me si aggirerà un pochino sotto i 400 euro, perché comunque c'è una seconda testa. Se fossi intorno ai 360 già secondo me sarebbe un ottimo prezzo, ma secondo me saremmo intorno ai 370-380. E per una base piuttosto semplice, con il motivo del tombino,
abbiamo, ripeto, 2 teste, il palloncino, lo stand che questa volta non è metallico ma è uno stand che sembra essere in plastica flessibile, ma spero di non sbagliarvi, vediamo se c'è scritto qualcosa. Uno stand classico, generico, non dice altro, diverse mani intercambiabili, la mannaia e credo di aver detto tutto. Quindi questo è un gran bel pezzo, vediamo il prezzo di preordine è di $349, quindi appunto secondo me più o meno per il prezzo italiano saremo intorno alla cifra che ho detto prima. L'uscita prevista probabilmente per l'anno prossimo, come vedete sul sito di Nart è già sold out, ma non credo che sia sold out, sia solo che non è per il nostro mercato. Infatti Cina, Australia e Nuova Zelanda, però come sempre ragazzi, se volete il Colosso dei Nerd avrà i preordini aperti per un bel po' di tempo. Per i Nart di solito c'è una finestra bella larga, probabilmente fino quantomeno ai primi giorni di luglio, forse anche metà luglio. Qui vediamo sempre su Six Scale Treasures qualche comparativa con il vero e proprio Pennywise e direi che qui anche il lavoro è stato magistrale, praticamente sono identiche o poco ci manca e come sempre complimenti ad Inart per il lavoro svolto. Poi, ora non vi mostro niente, ma Inart stessa ha fatto un annuncio, un tease con una foto, con una basetta insanguinata e praticamente ha già preannunciato il nuovo Pennywise, cioè un'altra versione di Pennywise. Non capisco il motivo, non capisco perché non l'abbia fatte vedere entrambe insieme, ma magari oggi, mentre vi sto parlando, io sto registrando di venerdì, perché domani sarò al Termoli Comics, e non so per quale motivo non le abbia fatte vedere insieme. Spero che la cosa si velocizzi un pochino per permettere appunto ai collezionisti di poter scegliere quale versione prendere. Qui tra l'altro vedo che la stempiatura è leggermente diversa in questa foto, ecco, questa magari è una cosa da poter upgradeare. E vi dicevo, la versione Bloody, quindi quella, non voglio fare spoiler per chi magari non avesse ancora visto la serie, quella completamente insanguinata, cosa che a me interessa relativamente, però magari a qualcuno di voi importerà un pochino di più. Ne parleremo ovviamente quando ci sarà l'annuncio ufficiale. Adesso andiamo sul Colosso dei Nerd per dare un'occhiata al Kaneki di Tokyo Ghoul di Rocket Toys, che per me è sempre un evento, ogni loro uscita, la cui release è prevista per il secondo trimestre del 2028, quindi apriti cielo. Giusto un'occhiata velocissima perché ne abbiamo parlato con il tease la settimana scorsa, stavolta invece è arrivato l'annuncio ufficiale. Kaneki che sarà disponibile in 2 versioni, a 379 se non mi sbaglio sul Colosso dei Nerd, con la doppia versione, quindi la versione completa, con un doppio body, quindi avete a 379 euro 2 doll, sia la versione da battaglia sia quella standard, insomma, che potete vedere. Come al solito, garanzia Rocket Toys e quindi assolutamente qualità più che garantita, ragazzi. Tokyo Ghoul è un anime un manga comunque abbastanza vecchiotto. Non capisco la scelta da parte di Rocket di riesumare questo, che comunque fa parte della cultura cult, diciamo, degli anime, un anime che ha fatto tantissimo successo, un manga soprattutto ha fatto tantissimo successo, però ecco qui un altro pezzo di Rocket Toys che assolutamente secondo me sarà da non perdere. Io ci rifletterò perché Tokyo Ghoul, per quanto mi sia piaciuto, comunque è passato tanto tempo da quando ho sia visto l'anime che letto il manga, quindi ci vorrà un po' per decidermi. Sul Colosso dei Nerd sempre vediamo le ultime release anche in ambito 1-12 con le Mafex di Storm, stupenda, Miles Morales e Spider-Man da Into the Spider-Verse. Abbiamo il bellissimo Nendoroid di Gatsu da Berserk ovviamente, e tanta bella roba come l'Iron Studios di Spider-Man da Brand New Day. Abbiamo la Ellen Ripley di cui abbiamo parlato oggi, 319 per la standard e 339, quindi 20 euro di differenza che ci sta. Per la Deluxe stessi 20 euro di differenza che ci sono per l'Alien Warrior, 349 la standard, 369 invece la Deluxe. Il buon Kaneki, 2,79 per la standard e 3,79 per la Deluxe. Questo The Punisher bellissimo tratto dal fumetto di Mezco.
e poi tanta altra roba, ragazzi, che potete andarvi a vedere su ilcolossodinerd.com come sempre. Ricordatevi comunque che avete anche, se vi iscrivete al canale, uno sconto di 10 euro se contattate il Colosso e gli dite che siete iscritti a Pepperarca Collectibles. Ora, io vi saluto, fatemi sapere che cosa ne pensate di tutta questa roba, se siete delusi, siete contenti di Ellen Ripley, che cosa vi aspettate dalla prossima settimana, Pennywise se lo preordinerete o no, altro mese per me pieno di indecisioni, con tantissima roba tra cui scegliere, e quindi vedrò. Ho già fatto il preordine di Zorro per questo mese, quindi c'è probabilmente almeno un altro slot da poter occupare, quindi probabilmente sarà Pennywise la mia scelta, o Kaneki. Vedremo, vedremo. Detto questo, ragazzi, ci sentiamo qui sotto nei commenti, discutiamone un po'. Vi ricordo che sto registrando di venerdì, quindi se uscirà qualcosa il sabato, pazienza, ne parleremo la prossima settimana, perché sabato e domenica sarò al Termoli Comics. Quindi, quando voi vedrete questo video, probabilmente sarò già tornato, o comunque sarò di ritorno. Vi saluto, vi auguro ancora una buona domenica e Luca, sei una merda. Ciao!